Houston, we have so many problems, altro che comfort zone, ma cos'è che è stata sempre confusa con la comfort zone? Un'altra zona. Ma come si fa a chiamare comfort zone una zona dove stai in realtà male e dove non raggiungi nessun tipo di esperienza interessante? E infatti non è così. Vediamo di quale zona sarebbe più corretto parlare in questo nuovo episodio del podcast Comfort Zone. Immagina un mondo dove la crescita personale non richiede salti nel vuoto, dove il vero progresso avviene all'interno della tua zona di comfort, dove vivere appieno non significa correre senza sosta sulla ruota del criceto delle aspettative altrui. Se anche tu sogni questa realtà, sei nel posto giusto. Ti do il benvenuto in Comfort Zone, il podcast del dottor Emilio Gerboni. Buon ascolto. Comfort Zone. Comfort Zone. Comfort Zone. Ciao, ben ritrovato in questo nuovo episodio di Comfort Zone, il podcast di evoluzione comoda del sottoscritto dottor Emilio Gerboni. Se non hai visto chi sono, io sono uno psicologo, psicoterapeuta, trainer e coach, direttore della Quiet Mood Academy, la scuola di evoluzione comoda, alla quale ti puoi iscrivere gratuitamente, c'è il piano gratuito e puoi trovare dei contenuti extra del podcast, mappa mentale e trascrizione. Poi c'è la community dove in maniera più riservata si può chiacchierare, mi puoi fare delle domande. Ci sono anche tantissimi altri contenuti gratuiti, ma non te li sto qui a spiegare perché tu sei qui a vedere il podcast e magari ti interessa i contenuti extra del podcast. Detto questo, qual è il tema di questa puntata? Il tema di questa puntata è un tema che a me mi sta molto a cuore perché riguarda la modifica, che è una delle principali modifiche che ho fatto per quanto riguarda la mappatura della famosa celebre mappa della comfort zone che viene diciamo così condivisa. Ci sono varie immagini che puoi trovare anche da solo su Google e ti sarà imbattuto sicuramente una di queste immagini dove si vede che diciamo nella comfort zone ti fossilizzi e ristagni completamente, mentre se ti lanci fuori dalla zona di comfort, ecco che realizzerai di tutto e di più. Ma una delle cose che mi ha portato proprio a ridefinire la mappa della zona di comfort era che dal mio punto di vista non si può chiamare zona di comfort una zona dalla quale devo uscire, perché io esco da una camera a gas, io esco da un pozzo dove mi hanno buttato dentro, io esco da una casa che sta incendiando, mi butto dal Titanic che sta andando a sbattere contro l'iceberg. Ma perché devo uscire da una zona di comfort? Scusatemi, però. E quindi ponendomi questo quesito, diciamo che non rendeva giustizia l'idea di dover appunto abbandonare una situazione di comodità che poi sottilmente, velatamente suggerisce che non possiamo mai sederci sugli allori, cioè non possiamo concederci del rilassamento, non possiamo mai abbassare la guardia, dobbiamo essere sempre in tensione. E infatti molte persone, mi è capitato di sentire, anche molte di quelle che seguivo in consulenza, che quando le cose andavano un po' meglio avevano paura a dire sì, però non lo diciamo che mi porto sfiga se dico che sto bene, che sto tranquillo, perché è un po' poi come dire, vedi che non c'avevo ragione a non dover esternare questa cosa, e un po' mi riconferma l'idea che nella vita non si può stare rilassati mai, no? E quindi meglio stare sempre in tensione. E quasi non devo ricercare una condizione di benessere, perché
la condizione di benessere è la minaccia che poi tanto vale che mi abituo a stare in merda, così che poi non rimango sorpreso negativamente, deluso dal fatto che le cose possono poi andare storte, no? Quindi un po' questa mentalità superstiziosa, tant'è che in Italia la mentalità superstiziosa in realtà è diffusissima e infatti guadagnano molto di più i cartomanti degli psicologi o dei coach, sono molto più ricercati. Se vai a vedere la differenza di diciamo di introiti, fermo restando il livello di nero che si fa in quell'ambito, diciamo è disarmante, cioè ti fa dire, cioè dal punto di vista di chi fa il mio lavoro, ti fa dire ma chi me l'ha fatto fare, tanto vale che facevo il cartomante, tant'è che io infatti un po' sono anche cartomante, nel senso che utilizzo degli strumenti di carte che si utilizzano chiaramente in forma diversa, però vabbè. Questa è un'altra storia, ragazzi, magari ne parleremo in un altro episodio. Comunque, per non divagare troppo, come ormai vi avrò abituato alle mie divagazioni e anche un po' alle mie prediche da ormai anziano, tornando a questo, quindi dicevo, ma perché sta cacchio di si deve chiamare zona di comfort, mi devono far sgobbà, devo fare Sisifo che porta il sasso ogni mattina, si sveglia, lo porta sopra la montagna e poi riparte tutto da capo. Non mi sembrava giusto, quindi secondo me ci voleva un nome che non è solo un cambio di nome, chiaramente è proprio un cambio di mappatura completo e diciamo la cosa che si avvicina di più ai lati negativi, alle accezioni negative della zona di comfort, che può, diciamo, un punto di sovrapposizione è tra i punti negativi che effettivamente appartengono alla immagine che è stata data della zona di comfort, ma che poi è comunque una zona diversa. Ed è quella che io ho chiamato Shield Zone. Shield Zone, mantenuto l'accezione inglese perché comunque essendo comfort zone, cioè dovevo utilizzare comunque l'inglese, quindi ho usato Shield Zone, così magari me la internazionalizzano questa dicitura e divento famoso in tutto l'universo. Però diciamo che andando a sostituire comfort zone devo utilizzare sempre una dicitura inglese, quindi ho usato Shield Zone. Cosa vuol dire Shield Zone tradotto? È zona scudo, cioè sono barricato sostanzialmente, e dà l'idea di una trincea, di essere quindi in una dimensione di guerra, quindi non sono in una situazione sicura. Ora, per esempio, nella mappatura classica c'è la danger zone, che sarebbe la zona di pericolo, cioè mi sono inoltrato troppo al di là delle mie possibilità, diciamo, e sono in un territorio che quindi diventa ostile perché non ho minimamente la possibilità di colmare il gap e quindi sono in pericolo, quindi sono in guerra e non ho né mitra né caschetto né elmetto. Non so se si usa ancora l'elmetto per andare in guerra, vabbè, però l'immagine è quella. Oppure è un po' come se quell'incubo ricorrente che hanno tante persone, ce l'ho io pure questo incubo ricorrente, quello che devi rifare l'esame di maturità e sei lì che non hai studiato niente oppure sei mezzo nudo davanti a tutti. No, questo ti fa capire quanto siamo stati traumatizzati in realtà dall'esame di maturità, io sicuramente, e quindi ce lo portiamo dietro per tutta la vita, quest'ansia da performance, no? Quest'ansia da performance che è un po' la cifra della nostra epoca. E quindi la shield zone, no? Quindi la zona scudo. Ora, innanzitutto un altro degli intenti che mi ero proposto nel formulare questa differenziazione di zona era quella di eliminare l'accezione moralistica, moralizzante che è stata presentata per quanto riguarda la zona di comfort, no? Perché la zona di comfort sostanzialmente ha questa idea di dire, di tacciare, quindi di insinuare che la persona sia una persona poco di buono, no? Che vuole approfittare di una situazione facile e
a suo vantaggio e quindi approfittarsi di invece di mostrare un atteggiamento di correttezza, no? Quindi sei cattivo, se stai nella zona di comfort sei cattivo, no? Quindi tra l'altro questo tipo di moralizzazione induce anche una regressione nelle persone, quindi ti senti proprio come il bambino che stava rubando la marmellata e viene considerato cattivo, ma se sto bambino si era ridotto a rubare la marmellata, forse un motivo ci sarà, insomma, datagliela la marmellata. Quindi io sto col bambino che voleva rubare la marmellata. E quindi togliere l'accezione moralizzante indica anche che un atto di deresponsabilizzazione. Ora, deresponsabilizzare non è sempre negativo, perché deresponsabilizzare significa anche che io attribuisco una corretta responsabilità, e se non ce l'ho, perché me la devo attribuire questa responsabilità se non ce l'ho? Quindi va a contrastare l'eccesso di responsabilizzazione sull'individuo, che è un'altra caratteristica tipica della cultura nella quale siamo immersi, no? nel fango culturale nel quale siamo immersi, cioè dare più responsabilità e attribuzione di intenzioni malevole nelle nostre azioni, quindi di voler, come dire, abusare, quando direi che è più l'opposto. Comunque, quindi la shield zone sostanzialmente rimanda più a un'immagine dove noi siamo intrappolati, come se tu sei stato preso in ostaggio, se sei in carcere, se sei nelle sabbie mobili, cioè tu biasimeresti una persona, accuseresti una persona che si trova nelle sabbie mobili di non volersi dare una mossa. Wow, vieni con noi che andiamo a fare questa avventura, non vuoi venire? No, veramente ragazzi, sono bloccato nelle sabbie mobili e purtroppo non ce la fa. Ah, sei il solito pigro mollaccione. No, ma veramente, se mi venite a salvare dalle sabbie mobili, grazie, vi ringrazio, no? Cioè, capite che è un po' diverso, no? La questione. Più o meno noi viviamo in questa modalità qui, no? Cioè, ma se io non mi rendo conto di essere nelle sabbie mobili e che invece potrei, attraverso uno sforzo di volontà, quindi chiaramente sto parlando e sto facendo dei riferimenti anche alle puntate precedenti, vi ricordo che il mio podcast è una specie di puzzle in cui i tasselli possono essere ordinati e ricostruiti a piacimento, ricombinati per costruire diverse configurazioni e quindi sabbie mobili, caspita, io penso che non avrò più la pretesa nei miei confronti di dovermi tirare fuori dalla testa come il barone di Munchausen, no? Cioè, oppure dico ok, devo fare un'operazione di questo, un funambolismo di questo paradossale, di questo tipo qui, però sarà un'operazione da Houdini, ok? Cioè, che richiede un'abilità particolare, magica, cioè che devo acquisire per poter fare questo salto e tirarmi fuori da solo dalle sabbie mobili. Oppure come trovarsi in una barca nel mare che ha delle perdite, no? Quindi, e tu cosa fai se ti trovi in una barca che ha delle perdite? Cioè, non è che navighi sereno, tranquillo, sei in ansia, sei teso, la barca non avrà le prestazioni ottimali che potrebbe avere in condizioni migliori, stai con dei secchi e svuoti continuamente l'acqua per non farla appesantire troppo e poi affondare. Quindi tutte le tue energie sono investite per evitare che la barca affondi, no? E quindi è una condizione di estrema sovraccarico per la persona, no? Un po' appunto questo è proprio quello che può anche indicare l'essere nella ruota del criceto, cioè che io butto costantemente fuori l'acqua e non riparo la falla che produce appunto questo calo di prestazioni, questa inefficienza e questa esperienza negativa, spiacevole che mi trovo a vivere con rischi e pericoli che sono costanti, e quindi alla fine le mie energie non so per quanto tempo mi
saranno dalla mia parte prima di consumarsi in questa logorante esperienza, no? E si approderò al porto con in questa situazione qui. Quindi la shield zone è una zona dove, diciamo, un terreno poco fertile, no? Un terreno poco fertile, quindi dove ci dà anche, non abbiamo la possibilità di nutrirci adeguatamente rispetto alle esigenze e tutte tutte le risorse che abbiamo vengono utilizzate per garantirci questa sopravvivenza, ma la crescita invece non è garantita perché dobbiamo mantenerci in vita. Infatti l'essere umano, no, quando si trova in queste situazioni, ad esempio, attinge anche alle sue riserve, no? Quindi anche attingere ai propri risparmi energetici, residui energetici, spesso, no, se non si ha cibo si attinge al proprio, al proprio grasso, no? Quindi un modo di dimagrire sarebbe quello di mettersi nella shield zone alimentare e quindi non avere la dispensa piena di cibo. Come vedete, ogni tanto vi do dei grandissimi suggerimenti dietologici che da nutrizionista killer, diciamo, no? Quindi per farvi venire qualche problema alimentare. Quindi cosa succede nella shield zone, no? Quindi a proposito di attingere a delle proprie riserve, delle proprie risorse, psicologicamente ci si trova in una situazione di dover attivare delle strategie cosiddette di coping, no? Quindi che significa gestione, no? Infatti a me per esempio non piace l'espressione gestione dello stress perché indica che noi dovremmo vivere in una condizione di coping, cioè in difficoltà io attivo le mie risorse di attacco difesa, no? Quindi che possono essere chiaramente non quelle proprio basic animali dove ci si azzanna reciprocamente o si fugge, ma diciamo sono attivo delle risorse d'emergenza, appunto, che mi servono a gestire l'emergenza, che poi emergenza non è, ma diventa l'idea di vita normale, cioè di vivere continuamente gestendo questa situazione di stress. Quindi il mio stile di vita qual è? Buttare l'acqua dalla barca e svuotare la barca. E quindi non ce la faccio a costruire altre cose, come vi ho fatto l'esempio degli amici che invitano il tipo che sta intrappolato nelle sabbie mobili, no? Quindi cerco di non affondare nelle sabbie mobili e mantenere il mio contatto con l'ossigeno per non soffocare. Quindi tutte le mie energie, smuovo i piedi, mi tiro su, ma non riesco ad uscire perché non ho funi, non ho cose a cui aggrapparmi e non ho persone che mi tirano fuori, no? Quindi mi barca meno, no? Poi c'è, tra l'altro, così passiamo da barca a barca, no? C'è un meme bellissimo dove ci sono dei tipi che si menano su una barca e quindi si barcamenano. Mi ha sempre fatto schiattare. E se vuoi vedere il meme sicuramente avrò fatto l'editing del meme sul video YouTube, no? Quindi adesso sarà proiettato. Come vedete adesso lo sto registrando la puntata, quindi io non lo vedo il meme, ma lo vedrete voi. E oltre alle strategie di coping, chiaramente si attivano tutti i nostri meccanismi di difesa, quindi i meccanismi di difesa che rientrano sono un altro modo di dire, diciamo, sono delle tipologie di strategie di coping e quindi meccanismi di difesa anche relazionali e psicologici, quindi ne parleremo sicuramente, ci farò delle puntate sui meccanismi di difesa, perché uno degli argomenti delle cose che più la psicanalisi, diciamo del bagaglio della psicanalisi da cui attingere, sicuramente sono dei concetti validissimi che fanno capire il funzionamento mentale, così come poi abbiamo altri concetti che sono legati simili ai meccanismi di difesa, sono i bias, magari sono un'altra cosa, però comunque saranno altri temi di cui parleremo e quindi continua a seguirmi. Quindi i meccanismi di difesa sono tipo la proiezione,
la rimozione, quindi io rimuovo dei contenuti dalla mia mente, chiaramente in automatico, non è che devi dire, non è che avvengono a comando queste cose, no? Avvengono e basta. Quindi a proposito di volontà, non è che io attivo un meccanismo di difesa così per volontà, mi si attiva perché sono in una situazione di emergenza, quindi se faccio un incidente stradale, ad esempio, si può attivare un'amnesia e un'anestesia, cioè quindi io non sentirò assolutamente il dolore proprio quando l'incidente è estremamente grave e quindi avrò una dissociazione totale da quel tipo di sensazione. Chiaramente quello mi serve a sopravvivere per evitare un dolore altamente insopportabile e che porterebbe alla mia disintegrazione totale. Quindi cosa succede? La mente ha queste misure di emergenza. Queste misure di emergenza però hanno un costo elevatissimo e delle conseguenze che poi vanno a dover essere gestite nel tempo, e quindi se non vengono riparate è un po' come cercare di continuare a girare con la ruota di scorta con la macchina, pretendendo che abbia le stesse prestazioni di quando aveva le ruote quelle proprio originali, fatte apposta e magari anche nuove, no? Quindi questo è molto importante perché molte persone vivono logorate costantemente in compensazione e infatti spesso a un certo punto schioppano perché nella vita c'è un punto di rottura in cui arriva il conto da pagare, no? E quindi l'organismo non gliela fa più a sostenere questa estrema condizione di affaticamento, no? E c'è questo punto di rottura che spesso poi diventa proprio il momento del cambiamento, no? E allora è per questo che le persone poi dicono: ah, vedi, quando mi è successa quella cosa, da quel momento la sofferenza mi ha insegnato che, ma non è che la sofferenza ti ha insegnato che, è che da quel momento, cioè, sei costretto a fare un movimento diverso e quindi a fare dei passi che prima non potevi fare perché non avevi la consapevolezza e la coscienza di come funzionavano le cose. Quindi, detto questo, l'ultimo concetto che riguarda la shield zone è quello di finestra di tolleranza, cioè noi abbiamo una finestra di tolleranza entro la quale gli stimoli che ci arrivano dal mondo esterno sono per noi accettabili, quindi abbiamo le risorse, come abbiamo visto anche nell'altra puntata, per codificarli, per elaborarli, per integrarli, per contenere questi stimoli, queste informazioni, sia a livello di qualità che di quantità. Quindi la notizia Babbo Natale non esiste, così che siamo vicini al Natale appena passato, quindi posso dirla adesso, è sostenibilissima, comprensibilissima se hai superato gli 8 anni, diciamo così, 9 anni. Sono 9 anni, forse stai soffrendo ancora per integrare questa informazione. Per un adulto, diciamo, per le conoscenze, il grado di astrazione del pensiero, il linguaggio, quindi devo conoscere il termine e così via. Questa informazione assolutamente innocua e comprensibile, accettabile e anche rapidamente viene compresa. Non devo stare a fare nessun tipo di lavoro, di sforzo per sia essere credibile, cioè già probabilmente già ce l'ho questa informazione, quindi mi stai dicendo, confermando un'informazione che io già ho, con cui ho già familiarizzato. Quindi in questo caso la mia finestra di tolleranza assolutamente informazione ci rientra perfettamente. Poi ci sono informazioni limite, stimoli limite, quindi ripeto, sia quantitativamente che qualitativamente il tipo di informazione, cose che facciamo fatica a sentire, ma anche sensazioni, anche esperienze che non sono appunto troppo fuori dalla nostra capacità di accedervi. Quindi il discorso qual è? Che non è che io devo uscire dalla zona di comfort e quindi espormi a stimoli verso i quali io non sono predisposto, ma devo espandere la mia capacità di elaborazione e di contenimento delle informazioni, quindi allargare la mia finestra di tolleranza. E l'idea che sia necessario siamo obbligati a doverci esporre agli stimoli per alzare questa finestra di tolleranza è, diciamo, che è scorretta.
Punto. È un po', sembra logico, ma non tutto quello che è logico è sensato. Quindi noi dobbiamo allargare espandere le nostre sponde, no? E espandendo le nostre sponde, in questo modo siamo più capaci di accogliere più stimoli e quindi anche di avere più ricchezza e quindi più esperienze ricche, piacevoli e importanti. Quindi il discorso quale sarebbe? Ma è proprio di una banalità che non lo riesco ad accettare, fuori dalla mia finestra di tolleranza, non riesco a capire perché vi viene così difficile, però vabbè, che vi devo dire? Per esempio, andare in palestra, cioè non è uscire dalla zona di comfort. Se io vado in palestra, cosa faccio? All'interno di una situazione di comfort sviluppo forza, elasticità, resistenza e così via, tutte risorse che poi nel momento in cui devo andare a fare un'attività che richiede queste risorse sarò pronto. Non è che io vado a fare la maratona di New York senza allenamento, vado a fare la maratona di New York e dico cazzo mi manca il fiato, oddio non sono abbastanza resistente, ecco, però adesso mentre faccio la maratona di New York mi rendo conto che affrontando questa avventura io crescerò. Ma che stronzata è? Io devo fare un allenamento che mi mette in condizioni che quando arriva la maratona di New York sarò pronto a farla a un livello sufficientemente adeguato almeno, ma potrei anche essere così pronto da vincerla sta maratona, no? Ed è un ambito in cui io sono adeguato e formato perché ci sta con la mia personalità, con chi sono. Quindi, scusate se mi sono scaldato un attimo, ma fa parte delle mie gag, in realtà non sono per niente incarognito. Quindi disclaimer, come si dice, no, nei film, nessun animale è stato maltrattato, nessun dottore è stato turbato, diciamo così, in realtà così. Vabbè, ragazzi, insomma, io spero che abbiate iniziato a inquadrare questo concetto di shield zone. Quindi quando ci troviamo nella shield zone l'idea è che dobbiamo intervenire per ripristinare uno stato di benessere e rientrare all'interno della nostra finestra di tolleranza e quindi rimetterci il nostro agio per poi poter crescere. Ok? Quindi è tutto per questo episodio di Comfort Zone. Io vi mando un grande abbraccio e vi aspetto per il prossimo episodio. Ciao dal dottor Emilio Gerboni. Avete ascoltato Comfort Zone, il podcast del dottor Emilio Gerboni. Per accedere ai contenuti extra del podcast, registrati gratuitamente sul portale della Scuola di Evoluzione Comoda di Quiet Mood all'indirizzo www.quietmood.academy. Se vuoi iscriverci, puoi farlo all'indirizzo email info@quietmood.it. Ti aspettiamo al prossimo episodio. Stay cushy, not pushy.